A Wrong Choice by Matteo. It was 11 p.m. on a strange day, because, in Italy, there was chaos due the epidemic of new coronavirus, and the night before, the Italian president announced that people had to stay at home. The situation was very difficult for Francesco, Luca and Marco. They were friends, but they lived in the small town of Codogno, the center of the spread of the virus. The days spent at home were very long and boring, until one day Francesco called his two friends, and he said, "Let's go out to have fun." Marco and Luca accepted, and the same day they went out secretly, and they met at the park. They played soccer, and then they went to eat a delicious pizza. Time passed quickly. On his return, Francesco began to have headaches and vomiting, all coronavirus symptoms, but he paid no attention. In the evening, Francesco had dinner with his family and his grandparents, who lived with him. The next day, Francesco's grandma began to have the same symptoms as Francesco. Hour after hour she got worse, until she died. From that day Francesco had very strong feelings of guilt, and he understood that before making a decision one must think carefully. Una scelta sbagliata. Erano le 11 di uno strano giorno, perché in Italia era scoppiato il caos a causa dell'epidemia del nuovo coronavirus. E proprio la sera prima, in TV, avevano annunciato di dover restare chiusi in casa. La situazione era ancora più critica per Francesco, Luca e Marco, dei normalissimi amici, che però vivevano nel piccolo paese di Codogno, centro del focolaio del virus. Il tempo passava e le giornate trascorse a casa erano lunghe e noiose, finché un giorno Francesco chiamò i suoi due amici e propose: "Andiamo fuori a divertirci." Tutti erano d'accordo e il giorno stesso uscirono di nascosto e si incontrarono al parco. Giocarono a pallone e poi andarono a mangiare una gustosissima pizza, chiacchierando fra loro. Il tempo passò più velocemente del solito. Al suo rientro Francesco iniziò ad avvertire mal di testa e vomito, tutti sintomi riconducibili al coronavirus, ma non ci fece caso. La sera Francesco cenò insieme a tutta la sua famiglia, compresi i nonni che vivevano con lui. Il giorno dopo la nonna iniziò ad avere gli stessi sintomi di Francesco, che però si aggravarono di giorno in giorno. I genitori chiamarono il numero verde e la nonna, dopo essere stata sottoposta al tampone risultando positiva, venne ricoverata in ospedale, dove morì per una polmonite causata dal virus. Da quel giorno Francesco, oltre ad avere dei fortissimi sensi di colpa, capì che prima di prendere decisioni bisogna pensarci attentamente.